Tocca adesso parlare del compimento della grande promessa che il padre Salver fece alla Madonna di Luján. Come già è stato detto, il padre Salver nel 1875 fu miracolosamente salvato da morte certa per mano degli indiani per l'intercessione della Madonna di Luján, alla quale lui si era affidato. In punto di morte le fece la sua grande promessa che ricorda nel suo libro Storia di Nostra Signora di Luján. Mia dolce madre, io stesso ho sperimentato in modo indicibile le meravigliose influenze della tua tenera protezione, la tua sconfinata potenza e bontà. Che la mia destra sia ferma e impassibile, che la mia lingua si arresti, se mai nella mia vita il mio cuore dimenticasse la vostra meravigliosa mediazione in mio favore e la promessa che vi feci in una situazione così pressante di dedicare tutte le mie facoltà a farvi conoscere come meritate, di non risparmiare mezzi per lodarvi e lodare la vostra potenza e tenerezza materna e di diffondere per quanto possibile fino all'estremità di questa Repubblica la vostra bella e simpatica leggenda. Questo libro, gentile mia protettrice, è il compimento della mia indimenticabile promessa. Questa promessa prese forma, di fatto, in 3 opere realizzate da padre Salver in onore di Maria Santissima di Luján. La ricerca e la stesura della sua opera Storia di Nostra Signora di Luján, pubblicata nel 1885, l'incoronazione pontificia della Sacra Immagine, ottenuta dal Sommo Pontefice Leone XIII nel 1887, e la progettazione e l'inizio della costruzione del nuovo Tempio, la magnifica basilica che oggi noi possiamo ammirare a Luján. Di queste 3 realtà, di cui padre Salver fu il grande protagonista, noi parleremo soltanto delle 2 prime, cioè dalla stesura del libro, la storia di Nostra Signora di Luján, e dell'incoronazione pontificia. Della costruzione della basilica tratterà la prossima conferenza. Cominciamo dunque presentando il libro La storia di Nostra Signora di Luján. È un'opera monumentale. Il suo titolo completo è Historia de Nuestra Señora de Luján, su origen, su santuario, su villa, sus milagros y su culto. E fu originariamente pubblicato in 2 volumi nel 1885 a Buenos Aires dalla tipografia di Pablo Coni, con incisione di Goodwell che illustrano i miracoli della storia di Luján. E questa la edizione originale, molto curata, molto bella, fatta di padre Salver nel 1885. Soltanto più di 100 anni dopo, nell'anno 2014, ci fu una seconda edizione a Buenos Aires dall'editrice Fabro, pubblicata in un unico volume, tutta l'opera del padre Salver. E noi abbiamo avuto l'enorme grazia 2 anni fa di pubblicare la terza edizione qui a Roma, questa edizione veramente molto bella, tutta in 2 volumi, seguendo lo schema di padre Salver originario, tutta illustrata con i dipinti di Suor Maria de Jesús Sacramentado Riera. L'opera è la prima storia completa e ordinata di tutta la vicenda di Luján e copre un periodo di 2 secoli e mezzo, dunque dalle origini nel 1630 al momento della pubblicazione nel 1885, dunque 255 anni di storia. Il padre Salver ha voluto basare il suo racconto su documenti storici, per i quali ha dovuto lavorare molto, ricercando, come dice lui stesso, in tutti gli archivi del periodo coloniale. Era un compito assolutamente titanico. Ascoltiamo le sue parole. Così disposto, mi dedicai con entusiasmo allo studio di tutto ciò che poteva essere legato alla storia del santuario e della villa di Nostra Signora di Luján, consultando tutti gli archivi del periodo coloniale. Incoraggiato dall'inaspettato successo delle mie prime indagini, mi decisi subito a indagare in tutti gli altri archivi pubblici, ecclesiastici e secolari della capitale e infine fui autorizzato con squisita generosità a fare indagini dettagliate negli archivi domestici di diverse vecchie famiglie del paese legate a quei personaggi che figurano nella storia di Luján.
Ovunque vidi i miei sforzi ampiamente ricompensati con l'acquisizione di notizie e documenti di un valore imponderabile per lo scopo che io stavo perseguendo. Il valore dunque di questa lodevole storia, nella quale padre Salver ha lavorato intensamente per ben 8 anni, mentre faceva gli altri lavori sacerdotali a Luján, questa storia ha un valore veramente singolare. Da un punto di vista storico-critico ha alcuni limiti, soprattutto per quanto riguarda la prima epoca della storia di Luján, limiti che gli studiosi successivi hanno evidenziato, anche se il lavoro di Salver è stato molto lodato. Questi limiti, dovuti alle circostanze storiche in cui lavorava padre Salver, non diminuiscono affatto il valore del suo scritto, che ha posto molte delle basi per il lavoro scientifico degli storici successivi. Per esempio, il grande storico di Luján, Monsignor Juan Antonio Presas, afferma che la storia di Salver fu all'epoca unanimemente applaudita dalla critica e dopo aver citato numerose testimonianze elogiative dell'epoca conclude, cito Monsignor Presas: «Oggi sappiamo molto di più su Nostra Signora di Luján di quanto non sapesse il religioso Salver, perché il tempo non corre invano. Ma la scienza e la conoscenza che oggi abbiamo degli eventi di Luján sono il frutto e la grazia dell'inquietudine, dello studio, dell'impegno e dello zelo che animavano lo spirito di Salver. La sua opera in quel momento fu l'opera di un gigante, un colossale inno di amore e gratitudine alla Madre di Dio, un richiamo che risuonò fino ai confini del paese e del mondo, nel desiderio di far conoscere e stimare ogni giorno di più quella Madonnina, la Madre e Regina di Luján». Come è strutturata l'opera di padre Salver? È divisa in 3 grandi parti. La prima si chiama Introduzione, ma comprende molti scritti, una dichiarazione dell'autore, una dedicazione alla Vergine di Luján, lunga e molto bella, molte lettere elogiative di autorità ecclesiastiche e civili, uno studio sul santuario di Luján scritto da Santiago Estrada, un'introduzione all'opera scritta da Pedro Gogena e infine un'ampia prefazione dello stesso padre Salver. Poi in secondo luogo viene la storia propriamente detta, che è composta da 44 capitoli e un epilogo. In questo epilogo lui già menziona la sospirata costruzione di un nuovo tempio in stile gotico, concludendo l'opera con quell'espressione del Vangelo di Luca, lapides clamabunt, le pietre grideranno, cioè il magnifico tempio in pietra griderà per se stesso le glorie di Maria. E infine, la terza parte sono le appendici. Salver ha messo 37 appendici documentarie alla fine del secondo volume, tutte copiate dallo stesso Salver dagli archivi che ha consultato. Vogliamo sottolineare e evidenziare alcuni aspetti di quest'opera. Tra tante cose che potremmo dire, sottolineiamo soltanto qui, per i limiti di tempo, 3 aspetti. Il primo è l'interesse apologetico che padre Salver dimostra in questa sua opera, e è frutto del suo amore per la Madonna. Il secondo è il fatto che lui ha evidenziato, perché ha studiato e investigato, la relazione della Vergine di Luján con la storia della nazione argentina, specialmente nei tempi dell'indipendenza nazionale, e con la Chiesa locale e universale tramite i pastori. E finalmente vogliamo sottolineare l'abbondante e prolifica documentazione che lui fornisce negli appendici. Dunque, in primo luogo, il valore apologetico. Ai tempi di Salver c'era chi derideva la storia di Nostra Signora di Luján e l'autenticità della immagine come se fosse una leggenda. Anche il culto, anche la storia. Tra loro c'erano Juan María Gutiérrez e un noto studioso argentino, Florentino Ameghino. La storia di Nostra Signora di Luján di padre Salver ha risposto loro in modo polemico e definitivo. Ma al di là di questi 2 casi specifici, tutta l'opera di Salver trasuda il suo interesse apologetico. Non c'è praticamente capitolo in cui non si confronti con coloro che si definiscono a se stessi come spiriti forti
e negano ogni possibilità di intervento di Dio o del soprannaturale nella storia. Allo stesso modo, in alcuni passaggi Salver lamenta il deplorevole e irreparabile saccheggio del santuario di Luján, un vero oltraggio e furto perpetrato dal governo del presidente Rivadavia e dal ministro Garcia. L'interesse apologetico poi si vede anche nei lunghi capitoli che contengono i racconti di innumerevoli miracoli operati per intercessione di Nostra Signora di Luján, molti di quali sono abbondantemente documentati. Secondo luogo, Luján è la storia dell'Argentina. In relazione alla storia nazionale, l'interesse di Salver è lodevole, anche perché lui era un straniero, era un francese. Dedica lunghi capitoli alla relazione dei patrioti con Nostra Signora di Luján, di Pueyrredón e degli eroi della riconquista di Buenos Aires al tempo delle invasioni degli inglesi. Questa riconquista infatti fu organizzata in parte a Luján, dei patrioti della prima ora dell'indipendenza nazionale come Cornelio Saavedra e Domingo French e di molti altri personaggi della nostra storia nazionale. Tra tutti spicca la menzione di Manuel Belgrano, il creatore della bandiera nazionale argentina. Salver gli dedica un lunghissimo capitolo in cui documenta ed evidenzia il suo patriottismo e la sua marcata devozione mariana, che lo portò a scegliere i colori delle vesti di Nostra Signora di Luján per la bandiera nazionale. Così dice Salver: con indicibile emozione, non pochi vecchi raccontano che quando Belgrano diede alla gloriosa bandiera del suo paese i colori bianco e celeste, aveva voluto, cedendo agli impulsi della sua pietà, fare un regalo alla pura concezione di Maria, della quale era ardentemente devoto e alla cui protezione si era affidato nel suo santuario di Luján. Fin qui la citazione. Questa stessa devozione alla Madonna portò l'illustre patriota a donare al santuario di Luján le bandiere spagnole conquistate nelle sue vittorie, per esempio nella battaglia di Salta, nel 1813, come attesta la lettera che accompagna questa donazione e che padre Salver trascrive. Cito: «Ti mando 2 bandiere di divisione che nell'azione del 20 febbraio sono state strappate dalle mani del nemico, affinché tu le presenti ai piedi della Madonna, a nome dell'esercito al mio comando, nel tempio di lei, affinché sia reso noto il riconoscimento che i miei fratelli di armi e io abbiamo per i benefici che l'Onnipotente ci ha concesso attraverso la sua mediazione, e affinché la loro vista ecciti la devozione dei fedeli, affinché lei continui a concederci le sue grazie. Che Dio vi conservi per molti anni a venire. Jujuy, 3 maggio 1813, firma Manuel Belgrano. Salver elogia anche la pietà, nel suo libro, la pietà soprattutto mariana, di altri grandi capi militari che hanno avuto un ruolo di primo piano agli albori della storia della nazione argentina. Questa pietà avrebbe necessariamente influenzato non solo i loro subordinati, ma anche la cultura di tutta la nazione nascente. Dice così: quasi tutti i capi e gli ufficiali, tutto l'esercito di quei tempi eroici hanno venerato la sacra immagine di Luján e l'hanno distinta con ricche offerte e segni particolari della loro ardente pietà e del fervente amore che avevano per lei. In questo contesto, il padre Salver loda anche la pietà mariana dell'illustre generale Don José de San Martín, il padre della patria argentina, che visitò il santuario di Luján almeno 2 volte documentate, e in una di queste visite, nel 1824, offrì alla Madonna in dono la sua propria spada. Poi Salver dedica anche diverse pagine alla relazione che i governatori e i viceré di Buenos Aires hanno avuto con Luján. Spicca il capitolo dedicato all'erezione della Villa de Luján, cioè la trasformazione di quel pago di campagna in una città con cabildo, cioè con municipio, con comune, concesso dal re di Spagna Don Fernando VI su richiesta dell'allora governatore del Rio de la Plata, Don José de Andonaegui. Questo luogo, prima deserto, si popolò esclusivamente perché vi si trovava l'immagine della Vergine, autrice di numerosi miracoli. Molte persone e intere famiglie, provenienti da diverse e a volte molto lontane regioni, vi accorsero e vi si stabilirono per vivere,
sotto la protezione del santuario di Luján. E così, da essere un deserto, le terre delle stanze di Doña Ana de Matos, quel luogo si trasformò in una città che crebbe sempre di più. Per questo il governatore Andonaeghi, nell'atto di erezione della città, datato 17 ottobre 1755, decise che la città si chiamasse Nuestra Señora de Luján, perché fu lei, la Vergine, a far sorgere quel pago di Luján dove non c'era nulla, attirando i suoi abitanti. Leggiamo il documento che recita come segue. Sua Eccellenza la intitola in nome di Sua Maestà con il nome di Villa de Nostra Signora de Luján, per essere questa miracolosa signora la sua prima fondazione e l'attrazione della comune devozione cristiana, e in conseguenza del detto titolo, per essere cognominata con esso, tutti così la chiamino. Il re poi confermò questa decisione del governatore con un decreto reale del 30 maggio 1759 affermando: pertanto do e concedo la mia licenza reale affinché la suddetta città o distretto si chiami d'ora in poi Villa de Nuestra Señora de Luján. Per questo, sulla raggiera della immagine disegnata da Padre Salver per mostrare Maria come la donna vestita di sole, menzionata nel libro dell'Apocalisse, si legge: la Vergine di Luján è la prima fondatrice di questa città. Es la Virgen de Luján la primera fundadora de esta villa. Salver poi dedica anche diversi capitoli alla relazione che i papi e i vescovi di Buenos Aires e di altre diocesi dell'America spagnola coloniale e anche altri personaggi famosi ebbero con Maria de Luján. Tra questi spicca il canonico Giovanni Mastai Ferretti, il futuro Papa Pio IX, poiché fu lui il primo Papa che, prima di essere eletto successore di San Pietro a Roma, fece un pellegrinaggio a Luján nel 1824 come membro della comitiva del nunzio apostolico Monsignor Giovanni Muzzi, che era sbarcato a Buenos Aires e si stava dirigendo via terra in Cile attraversando tutta l'Argentina da est a ovest. Il giorno in cui Mastai Ferretti celebrò la Santa Messa davanti all'immagine dell'Immacolata e Pura Concezione di Luján fu il 18 gennaio di 1824. Lo stesso giorno, in quel periodo, si celebrava a Roma la festa della cattedra di San Pietro Apostolo. E Salver sottolinea in modo molto bello questo fatto, che fu proprio questo sacerdote colui che 30 anni dopo, già Papa, avrebbe proclamato proprio dalla cattedra di San Pietro il dogma dell'Immacolata Concezione di Maria Santissima nel 1854 e che è proprio sotto questo titolo dell'Immacolata Concezione che Maria è venerata in Luján. Terzo aspetto che vogliamo sottolineare dell'opera di Salver è la documentazione contenuta nelle appendici. Vale la pena notare il voluminoso corpo di documenti che compongono le appendici dell'opera, che comprendono circa la metà del secondo volume. Il 40% del secondo volume sono solo documenti. Sono degni di nota perché Salver non solo si è preso l'enorme fatica di copiare a mano ognuno dei documenti, ma anche perché molti di questi documenti sono andati persi e non sono sopravvissuti fino ad oggi. Li conosciamo proprio perché sono stati trascritti da Salver. Le maggiori perdite furono dovute all'attacco incendiario alla Curia di Buenos Aires il 15 giugno 1955, insieme all'incendio doloso e al sacrilego saccheggio di altre chiese di quella città. Bene. Fin qui ciò che volevamo dire sulla storia di Nostra Signora di Luján, questa prima parte del compimento del voto di Salver di far conoscere la storia e i miracoli di Maria di Luján. Parliamo adesso della seconda sua grande opera, che fu ottenere l'incoronazione pontificia della Sacra Immagine. Anche questo frutto della stesura del suo libro. La pubblicazione della storia da parte del padre Salver diede moltissimi frutti,
alcuni dei quali molto visibili. I più importanti furono l'incoronazione pontificia dell'immagine e la costruzione della nuova chiesa, perché l'arcivescovo di Buenos Aires, avendo letto l'opera di Salver, si determinò fermamente a realizzare entrambi. Lo stesso arcivescovo, Federico Aneiros, lo dice esplicitamente in una lunga lettera inviata a padre Salver in occasione della pubblicazione della storia, l'aveva letta prima di essere pubblicata e di andare nella tipografia, e questa lettera Salver la vuole includere dentro dell'opera. Dice il vescovo: «È certo che ho già pensato di ottenere dalla Santa Sede Apostolica la conferma per tutta la mia diocesi della bella festa del patrocinio di Nostra Signora di Luján. È anche un vivo desiderio che ho da molto tempo nel mio cuore di chiedere al sovrano pontefice Leone XIII, così affezionato alla Vergine Maria, uno di quei privilegi e onori che la Santa Chiesa è solita concedere alle immagini illustri della cristianità. La pubblicazione molto opportuna del suo libro, in cui lei dedica alcune tenere pagine alla visita fatta lì dall'immortale Pio IX, non mancherà, spero, di inclinare favorevolmente la pia mente di Sua Santità verso l'oggetto della mia richiesta. Così questa Chiesa di Buenos Aires avrà il grande onore di essere la prima tra tutte le chiese del continente americano a poter contare tra gli antichi monumenti della sua fede e devozione una miracolosa immagine di Maria Santissima venerata personalmente da un romano pontefice, Pio IX, e coronata di onori dal suo successore, Leone XIII. Ma poi parla anche del Tempio, l'arcivescovo. Quanto sarebbe gratificante anche per il mio cuore se prima di chiudere gli occhi alla luce di questo mondo mi fosse dato di vedere già realizzato il grandioso progetto che tanti argentini custodiscono con predilezione e di cui voi vi fate nel vostro libro zelante ed entusiasta proselito. Si intende che mi riferisco qui al progetto dell'erezione in quel benedetto luogo di Luján di un bel santuario nazionale». Fin qui la lettera del vescovo. Dunque, per entrambi i progetti, incoronazione dell'immagine, edificazione del nuovo santuario, Salver ebbe un ruolo fondamentale. Fu lui il solerte esecutore di entrambi e fu per questo esplicitamente commissionato dal vescovo Aneiros. Per ottenere la incoronazione pontificia, Salver partì per l'Europa alla fine di aprile o nel maggio del 1886, dunque pochi mesi dopo la pubblicazione della sua storia. Egli stesso aveva organizzato prima una campagna di donazioni di materiali preziosi per realizzare la corona, il diadema, la raggiera e la mezzaluna, tutto l'ornato della sacra statua. Ci furono molte donazioni di argento, oro, gioielli, pietre preziose, perle, specialmente donate dalle signore di Buenos Aires e di Luján. Arrivato a Parigi, Salver diede tutto questo alla prestigiosa casa di oreficeria Poussiel-Roussant. Questa stessa casa aveva fatto il reliquiario della corona di spine di Nostro Signore per la cattedrale di Notre Dame, 20 anni prima, e il reliquiario del velo della Vergine per la cattedrale di Chartres, 10 anni prima, e numerose famose opere di oreficeria. L'incontro con Papa Leone XIII in Vaticano fu il momento culmine, il giovedì 30 settembre 1886 a mezzogiorno. Salver stesso lo racconta in un lungo rapporto scritto all'arcivescovo di Buenos Aires. Seguiamo più o meno il suo racconto nelle sue parti principali. Lui fu presentato dal maestro di camera del Papa, Monsignor della Volpe, che disse al Santo Padre: «Questo è il signor Jorge María Salver, missionario lazzarista, che viene da Buenos Aires su incarico dei vescovi della Repubblica Argentina». «Ah, sì», disse allora il Santo Padre con voce affettuosa, «da Buenos Aires. Conosco bene la questione. I vescovi di quella Repubblica mi chiedono di incoronare una sacra immagine della Vergine ivi venerata».
Santissimo Padre gli disse poi in francese, che il Papa conosce perfettamente: «Vengo davanti ai sacri piedi di vostra santità in nome di Sua Eccellenza l'Arcivescovo di Buenos Aires per implorare dalla vostra benevolenza alcune importanti grazie a favore dell'antico santuario di Nostra Signora di Luján, di cui, con l'aiuto del cielo, mi è stato dato di scrivere la storia». In quel momento Salver donò al Papa il suo libro, di cui abbiamo già parlato. Il Papa lo sfogliò per qualche istante e poi chiese: «Quali favori volete che conceda a questo famoso santuario di Luján?» Salver gli disse che l'arcivescovo di Buenos Aires e gli altri vescovi dell'Argentina e il vescovo di Montevideo in Uruguay lo pregavano innanzitutto di degnarsi benedire personalmente la corona di oro destinata all'antica e miracolosa immagine di Nostra Signora di Luján. Il Papa prese in mano la corona, la lodò e la benedisse dicendo: «Questa corona di oro per la Beata Vergine che ho qui e che tocco con le mie mani è la mia intenzione formale, è la mia volontà che sia benedetta». E alzando gli occhi al cielo, facendo un momento di silenzio, poi esclamò: «E io la benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo». Il padre Salver racconta che lui rispose «Amen» dal più profondo del suo cuore. Poi il Papa gli consegnò la corona dicendo: «Questa corona è già benedetta, ti incarico in mio nome e al mio posto di metterla sulla testa della sacra immagine». Allora Salver gli disse che sarebbe meglio delegare l'arcivescovo di Buenos Aires, al che il Papa consentì, ordinando poi che fosse spedito un breve pontificio in cui si esprimesse, cito testuale, che io stesso ho benedetto questa corona e che delego l'arcivescovo a incoronare solennemente questa venerabile immagine in mio nome e per mia autorità. Salver conclude così il suo bel racconto. «Mille grazie, Santissimo Padre», disse allora, pieno di un'emozione indicibile e sentendo le lacrime sgorgare nei miei occhi, mentre consideravo che avevo già ottenuto la parte più importante del mio incarico e che i miei desideri più costanti erano stati già raggiunti. Salver dunque tornò a Buenos Aires e da allora si dedicò completamente alla preparazione della cerimonia di incoronazione, la cui data era stata fissata per l'8 maggio 1887. È da notare che da quell'anno la festa, la solennità di Nostra Signora di Luján si celebra l'8 maggio, giorno dell'incoronazione, perché prima si celebrava l'8 dicembre, cioè nella festa dell'Immacolata Concezione, perché la immagine di Luján, come già tutti sanno, è una immagine dell'Immacolata Concezione. La cerimonia di incoronazione fu un'apoteosi. A causa del gran numero di pellegrini, si calcolano che erano convenute 40.000 persone, dovettero organizzarla all'aperto, su una collina, a circa 6 isolati dal santuario, a sud-ovest, nel luogo chiamato allora Campo della Vergine e che da quel momento fu chiamato Campo dell'Incoronazione. Il luogo, situato oggi in via Ituzaingó a Luján, è segnato oggi da una maiolica che commemora l'incoronazione. L'immagine fu portata lì in solenne processione. Era la prima volta in quasi 100 anni che usciva dal santuario e la gente era veramente commossa. Dopo la solenne messa pontificale, in cui per la prima volta furono utilizzati i testi della messa propria della Vergine di Luján concessi dal Sommo Pontefice, l'arcivescovo, Monsignor Aneiros, vestito solennemente con un mantello pluviale e indossando come cingolo una fascia di seta che era stata usata dallo stesso Papa Leone XIII, procedette a incoronare la sacra immagine dicendo, come prevedeva il rituale: «Sicuti per manus nostras coronaris in terris, ita et a Cristo gloria et onore coronari mereamur in celis». Come tu sei coronata in terra dalle nostre mani, così anche noi meritiamo di essere incoronati da Cristo con gloria e onore nel cielo. Il padre Salver, molto felice, faceva l'accolito. Anche la processione di ritorno al santuario è stata un grande successo.
La Vergine tornò incoronata e portata in un baldacchino di velluto blu ricamato d'oro in mezzo al giubilo della gente, mentre varie bande suonavano, esplodevano petardi e bombe e tutte le campane della zona suonavano a festa. La festa poi durò 8 giorni, un'ottava, con messe solenni e l'afflusso di innumerevoli pellegrini, scuole, parrocchie, associazioni, eccetera, che non avevano potuto partecipare il giorno dell'incoronazione. Alla fine dell'ottava, il 15 maggio 1887, l'arcivescovo benediva la prima pietra del nuovo santuario progettato anch'esso da padre Salver. L'incoronazione pontificia dell'immagine di Nostra Signora di Luján fu la prima incoronazione nazionale in tutto il continente americano. A padre Salver non restava che intraprendere l'altra sua grande opera, la costruzione del nuovo Tempio. Lo pianificò con magnanimità e, affrontando enormi avversità e incomprensioni, iniziò la grandiosa costruzione dopo la benedizione della prima pietra. Concludiamo. Il padre Salver fu senza dubbio un'anima grande, un'anima sacerdotale innamorata della Vergine che ha saputo fare grandi opere. Si è prodigato e consumato se stesso in grandi opere. Che Dio ci conceda di imitarlo nel suo zelo sacerdotale e nel suo amore per Maria Santissima e di vederlo presto innalzato agli onori degli altari. Affidiamo queste intenzioni a Maria Santissima di Luján, la perla del Rio della Plata, come gli piaceva chiamarla al padre Salver.